Noi italiani siamo sempre molto drammatici quando parliamo, infatti ci piace esagerare e allora oggi vediamo insieme alcuni detti italiani un po' drammatici. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Se questa è la tua prima volta sul canale, mi presento di nuovo, sono Stefano, faccio video di grammatica e vocabolario qui su YouTube e anche vlog in giro per l'Italia. Quindi se questi contenuti ti piacciono, ti consiglio di iscriverti al canale così che non perderai nessun contenuto futuro. E anche se vuoi supportare il mio canale e tutto quello che faccio qui, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuterà tantissimo. Oggi vediamo alcuni detti italiani che sono un po' drammatici. E perché dico così? Beh, perché a noi italiani piace esagerare. E quindi anche per una cosa piccola cerchiamo sempre di ingigantire la cosa, usando anche questi detti. Io ti dirò il detto e poi ti darò una frase in contesto per capire meglio che cosa significa, però tu prova ad immaginare, secondo te, il significato di questi detti. Iniziamo dal primo detto di oggi. Patti chiari, amicizia lunga. Patti chiari, amicizia lunga. Secondo te che cosa significa questo detto? Beh, provo ad usarlo in contesto così forse puoi capire meglio. Vediamo una frase che una mamma dice alla sua figlia adolescente. Il tuo ragazzo può venire a casa, ma a due condizioni. La porta della cameretta deve essere sempre aperta e lui deve andare via alle 10. Patti chiari, amicizia lunga. Il tuo ragazzo può venire a casa, ma a due condizioni. La porta della cameretta deve essere sempre aperta e lui deve andare via alle 10. Patti chiari, amicizia lunga. Quindi che cosa significa questo detto? Beh, la mamma sta dando il permesso alla sua figlia adolescente di invitare il ragazzo a casa, ma a due condizioni. Quella di lasciare la porta della cameretta aperta e anche che il ragazzo deve andare alle 10. E soltanto se rispetta queste condizioni, allora il ragazzo può venire a casa. Quindi, perché usiamo questo detto, patti chiari, amicizia lunga? Beh, perché abbiamo fatto un patto, abbiamo stabilito delle condizioni e queste condizioni devono essere rispettate. E noi, dopo aver stabilito le condizioni, cioè la porta deve essere aperta e il ragazzo deve andare via alle 10, facciamo tutto questo perché vogliamo evitare dei fraintendimenti successivamente. E soltanto così, soltanto rispettando queste condizioni, il rapporto tra la mamma e la figlia o l'amicizia, possiamo dire, potranno durare per tanto tempo. Quindi questo vuol dire che il nostro rapporto, la nostra amicizia sarà lunga, durerà tanto tempo, non litigheremo dopo, perché tu hai rispettato le condizioni del nostro patto. Quindi patti chiari, amicizia lunga lo usiamo quando vogliamo essere molto chiari e vogliamo evitare dei fraintendimenti dopo. Ora procediamo al secondo proverbio che ho preparato per voi oggi e io lo adoro, è super drammatico. Il proverbio è: l'ospite è come il pesce, dopo 3 giorni puzza. L'ospite è come il pesce, dopo 3 giorni puzza. Ora vediamo una frase in contesto per capire meglio. È molto bello ospitare a casa i tuoi amici, ma io ho bisogno dei miei spazi. Quando vanno via? Sai, l'ospite è come il pesce, dopo 3 giorni puzza. È molto bello ospitare a casa i tuoi amici, ma io ho bisogno dei miei spazi. Quando vanno via? Sai, l'ospite è come il pesce, dopo 3 giorni puzza. Questa può essere la tipica conversazione tra due persone che vivono insieme, per esempio due fidanzati. E quindi lui sta dicendo all'altra persona: sì, è molto bello ospitare i tuoi amici a casa, però onestamente io ho bisogno dei miei spazi. Quindi sì, ospitare le persone è molto bello, ma dopo tanti giorni che queste persone stanno a casa, la situazione sta diventando un po' difficile. Mi sento privato dei miei spazi, non sento più la mia privacy e la mia indipendenza.
E quindi gli ospiti potrebbero invadere i nostri spazi e noi ci sentiremmo quasi in gabbia. Quindi sì, passare una sera con gli ospiti bellissimo, un giorno forse, ma poi per tanti giorni, se l'ospite non vuole andare via, inizia a puzzare come puzzerebbe il pesce fresco nel nostro frigorifero. E ora passiamo al terzo detto di oggi. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Anche questo detto è molto usato nella lingua italiana. Come sempre, vediamo un esempio in contesto. Questa è una frase che un papà potrebbe dire a suo figlio. Io continuo a darti consigli su quello che dovresti fare, ma non vuoi ascoltarmi. È proprio vero che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Io continuo a darti consigli su quello che dovresti fare, ma non vuoi ascoltarmi. È proprio vero che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Hai capito che cosa significa questo detto? Beh, il papà sta provando a dare dei consigli al proprio figlio, ma il figlio non vuole ascoltare. Ma quindi chi è il sordo? Beh, il sordo è una persona che non può sentire. Ma in questo caso non stiamo parlando di una persona che non può sentire, ma una persona che non vuole sentire. Quindi tu puoi provare a dare tantissimi consigli a quella persona, ma se quella persona non vuole sentire, le tue parole saranno inutili. Tu puoi provare in tutti i modi a convincere quella persona, ma non ci riuscirai, perché non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. E ora passiamo al quarto detto di oggi. Chi la fa, l'aspetti. Chi la fa, l'aspetti. Questo è un detto molto utilizzato in italiano e cerchiamo di capire il contesto in cui lo useremmo. Immagina un boomerang. Se tu lanci un boomerang, il boomerang torna indietro. Questo significa che ogni tua azione ha una conseguenza e quindi se tu fai una cattiva azione, probabilmente anche la conseguenza sarà cattiva. Quindi quando diciamo chi la fa l'aspetti, intendiamo dire che chi fa qualcosa di brutto deve aspettarsi qualcosa di brutto come conseguenza. Un altro modo colloquiale per dire questo è karma. Quando noi diciamo in italiano è stato il karma, no? Perché tu hai fatto una brutta azione e adesso hai ricevuto una conseguenza altrettanto brutta, diremmo che è il karma. Perché possiamo dire che il karma ci ha punito. Beh, dire chi la fa l'aspetti è sostanzialmente lo stesso concetto, la stessa idea. Ora finiamo con un'altra espressione che non è proprio un detto, ma è una frase super interessante in italiano che secondo me è molto drammatica. Prima di tutto però devo chiederti, sai che cos'è il solletico? Beh, hai presente quando noi eravamo bambini e per esempio i nostri genitori ci facevano così sulla pancia, no? E noi iniziavamo a ridere perché ci dava un po' fastidio? Beh, questo è il solletico. Quindi fare il solletico semplicemente significa in inglese to tickle. Ma come si dice in italiano to be ticklish? Cioè che per noi il solletico è una cosa molto fastidiosa, ci dà molto fastidio quando ce la fanno. Beh, noi in italiano diciamo soffrire il solletico, soffrire il solletico. Quindi, quando una persona soffre il solletico, è una persona che non sopporta il solletico, però secondo me il verbo soffrire è davvero molto drammatico. Però sì, in italiano ci piace esagerare, amiamo parlare così e secondo me tutte queste espressioni aggiungono molto colore alla nostra lingua. Ora fammi sapere qui sotto nei commenti se conoscevi questi detti, ma soprattutto puoi aggiungerne degli altri se li conosci, così che tutti insieme possiamo imparare delle nuove espressioni in italiano. Come sempre io spero che questo video ti sia piaciuto e se vuoi supportare il mio canale non dimenticare di lasciare un bel mi piace, ma anche di iscriverti al canale così che non perderai tutti i contenuti futuri, perché ne stanno arrivando tantissimi davvero belli. E anche non dimenticare di seguirmi su Instagram Teacher Stefano per rimanere aggiornato su tutte le novità del canale e della mia piattaforma in generale. Noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!